La storia non è solo quella che studiamo sui libri, ma anche racconti del popolo che ci rivelano i fatti in maniera diversa. È proprio attraverso queste leggende che viviamo un posto. Oggi proviamo a ripercorrere un po' la storia di Piazza di Spagna e a scoprirne qualche curiosità. Arrivando da Via Condotti, ci troviamo davanti la maestosa scalinata di Trinità dei Monti. Venne costruita per collegare la piazza con la collina soprastante. Il lavoro venne commissionato all'architetto romano Francesco De Santis nella prima metà del Settecento. L'architetto decise di creare delle terrazze, principalmente per due motivi. Il primo, quello di adattare la struttura al pendio del suolo, e il secondo, quello di realizzare un luogo di incontro. Dopo 136 scalini ci troviamo sul punto più alto e da qui possiamo ammirare Roma. Troviamo l'obelisco sallustiano, è uno dei 13 obelischi antichi che si trovano nella città. È una struttura imponente, alta circa 14 metri su una base di 30. Prima del 1789, quando venne eretto davanti a Trinità dei Monti, si trovava negli Orti Sallustiani, da cui prende il nome. Sapevate che nel Seicento la piazza era divisa? La parte settentrionale, nella direzione di Via del Babbuino, si chiamava Piazza di Francia, per la presenza dell'ambasciata francese, mentre la parte meridionale si chiamava Piazza di Spagna, per la presenza dell'ambasciata spagnola. Davanti alla scalinata troviamo la Fontana della Barcaccia. Fu realizzata tra il 1626 e il 1629 da Pietro Bernini. Ricrea l'immagine di una barca che sta affondando. L'acqua esce dai soli che si trovano a poppa e a prua, ma anche dai lati aperti, creando l'immagine della barca che affonda. Dovete sapere che esiste una storia popolare su quest'opera, ovvero che il Bernini non riuscisse a risolvere il problema di scarsa pressione dell'acqua in questa zona e un giorno, passeggiando lungo il Tevere, vide una barca in parte affondata e gli venne l'idea di costruire questa fontana semisommersa. Girovagando per la piazza, al numero 23 troviamo la sala da tè Badmintons. Qui sembra che il tempo si sia fermato. Venne aperta nel 1893 da Isabel Cargill e Maria Badminton. Fu un investimento azzardato, poiché a quel tempo gli italiani non erano soliti bere il tè, ma questo locale fu fondamentale per la sua diffusione. Divenne un punto di riferimento per gli anglosassoni a Roma. Nel 1820 John Keats arrivò a Roma e visse nel palazzo sulla destra della scalinata. In quello stesso periodo il suo amico Percy Bysshe Shelley si trovava nella capitale e passarono molto tempo insieme, passeggiando per la piazza. Si racconta che ancora oggi i fantasmi dei due poeti camminano per Piazza di Spagna, l'uno a fianco all'altro. La prossima volta che vi troverete a Roma, guardatevi bene intorno e respirate l'arte e la storia che vi circonda. Magari riuscirete a vedere i suoi fantasmi.